Carissimi amici del canale YouTube, benvenuti, io sono Stefano Mazzarioli. Oggi vi parlerò di cosa ci è capitato in questi giorni. Ci hanno portato per acquistare un 6263 e un 6265 d'oro, totalmente falsi. Ora vi spiegherò che cosa è successo. Nel frattempo, se siete appassionati di Rolex Vintage e non volete perdervi tutti i nostri approfondimenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Partiamo con il video. Allora, mi hanno portato questo 6263 e 6265. I quadranti erano originali. Di originali questi orologi avevano il quadrante, il bracciale con i finali falsi e basta. Tutto il resto era totalmente falso. Aprendo l'orologio, oggi parleremo solamente del movimento. Tutte le altre particolarità ve le farò vedere magari in altri video. Il movimento perché è una parte importantissima ovviamente dell'orologio. A colpo d'occhio sembrerebbe solamente un movimento tenuto male. Ha tutte le scritte identificative, 727, il numero del movimento, sotto qua la platina, la B, le scritte del ponte, che tra le altre cose queste sono sbagliate perché questo è un ponte vecchio. Mi spiego meglio. Per praticità sono andato a scaricarlo su internet per non fare un collage dei miei nel sito Perizscope, un sito bellissimo che vi consiglio di andare a visitare. Vedete che in funzione dell'evoluzione del movimento Rolex dal 722 al 727 nel tempo Rolex ha cambiato grafica di questo ponte. Questo ponte non ha senso essere cambiato perché non è un ponte soggetto a usura, sicché l'unico motivo perché possa essere cambiato perché magari un orologiaio durante un lavaggio ha usato un prodotto molto aggressivo e ha tolto la rodiatura. Comunque questo è come doveva essere il ponte, come evolve nel tempo. Torniamo al nostro orologio, eccolo qua. Allora, ci sono delle grosse differenze soprattutto per quanto riguarda le rifiniture. Queste sono rifiniture da garage, non sono rifiniture che può fare Rolex. Comunque a me mi è saltato subito all'occhio come l'ho aperta, a parte le rifiniture, poi ovviamente vedete, e ora vi mostro un originale, eccolo qua, vedete, questo è fisso, questo è regolabile, no? La vite di regolazione qua, lo vedete com'è sottile, questa com'è massiccia, la forma dell'arco dove viene inciso 727, ma solamente anche l'incisione 727 è diversa. La B, guardate com'è piccola quella realizzata da Rolex, com'è grossolana. Comunque tutte queste cose, tutte queste differenze fanno sì che a colpo d'occhio in una fiera una persona magari che non ha ben chiaro come era un calibro Rolex, come lavora Rolex, può veramente portare in inganno, perché ci vuole o la pietra di paragone, cioè l'orologio fisico in mano che potete valutare con i vostri occhi la differenza, con una memoria fotografica anche piuttosto importante, o se no ci vuole un archivio fotografico. Ora, non tutti hanno l'archivio fotografico, per questo io vi rimando alla mia library, che è il più grande archivio online disponibile al mondo, dove tutte queste cose le potete assolutamente apprezzare. Allora, queste modifiche come vengono fatte? Chi le fa? Dove vengono vendute? Ho fatto una ricerca, ci ho perso un po' di tempo e ho trovato un sito. Questi si dicono che sono appassionati del Valigiù, a me sembra che sono dei falsari. Comunque vendono il kit di conversione, eccolo qua, con le varie platine, il ponte come lo vuoi, il bilanciere, perché prima era facile sgamare i 727 falsi perché il Valigiù originale batte a un'alternanza diversa, bastava metterlo sul crono comparatore e vedevamo subito la differenza anche senza aprirlo. E comunque tutta questa
kit di conversione che anche la platina sotto, quella che sta sotto il quadrante, vedete? Ve la faccio vedere originale, eccola qua, vedete, questa è la platina sotto con le rifiniture Rolex, marcata Rolex Genève, e il rubino con il castone, che è una delle modifiche che fa Rolex. Prima nei vari giù modificati farlocchi, diciamo, di precedente generazione non c'era il rubino fatto così. Comunque torniamo a internet. Questi signori spendono 3.560 euro per convertire il Daytona, il Baligiù 72 standard in un facsimile Daytona. Ora, non pensate che sia una prerogativa degli orologi vintage tutta questa falsificazione, perché sono venuti in questi giorni a portarci anche 2 orologi moderni con la barzelletta che questi erano in contatto con un importante importatore di Rolex e che gliene aveva fatti avere 2 al prezzo di listino. Bene, mi ha portato 2 GMT Batman totalmente falsi, con i calibri totalmente falsi, ma fatti veramente veramente molto bene. Addirittura questo signore mi ha detto: ma come fa lei a dire che è falso, perché c'hanno anche le pellicole e la garanzia? Signori, pellicola e la garanzia fanno l'orologio. Secondo voi è un problema realizzare una pellicola o una garanzia? Cioè, io non ci arrivo, non ce la posso fare a parlare. Poi mi ha raccontato anche, ha avuto anche la faccia tosta di raccontarmi, mi ha fatto scegliere questo signore addirittura di dove la volevo la garanzia, se italiana o di un altro paese, se avevo una preferenza. E certo, le stampa lui, ma un po' di lungimiranza. Ma io comunque, diciamo, gli do la buona fede che è stato truffato. Comunque io non credo. Guardate questo sito, dichiara movimenti 100% svizzere, anche un gioielliere non può dire la differenza. Guardate come sono cresciuti come qualità, a meno che non siano foto, diciamo, reali, però quella che ho visto io era reale, il movimento era veramente veramente fatto bene. Vedete, qui vendono tutto, e sono entrato nel primo orologio a caso per vedere il prezzo di questi orologi. Vediamo un pochino. 1.350 euro. Ovviamente quelli d'oro sono placcati d'oro, anche gli acciai oro sono placcati di acciai oro, però la qualità è veramente importante. 1.350 euro, eccolo qua. E se andate a vedere, poi vi faranno vedere cofanetto con documenti in regalo. Cioè loro vi danno la scatola e la garanzia come vi pare a voi. Questo articolo non può essere effettuato individualmente. Eccolo qua. Incredibile. La coroncina sul vetro, tutte le caratteristiche che, diciamo, una persona inesperta pensa di aver capito perché magari aveva letto tutto sui forum. Eccola qua la scatola, guardate, la scatola e la garanzia, il bollino di cera lacca. Questo è il movimento che monta 32-35, e non crediate che sia solamente un problema di Rolex, perché ogni cosa che ha successo viene falsificata. Che su questo poi ovviamente uno, secondo me, fa più figura una persona con uno swatch al polso che con una patacca, perché è proprio come voler scriversi sulla maglietta: vorrei ma non posso, mi sono comprato questa cagata qua, perdonatemi la parola. Guardate, questo qui è un altro sito di orologi replica, tutte le marche, Berrer Ross, Breguet, Breitling, Cartier, Chopard, Frère-Muller, Hublot, Hermet voleva scrivere Hermès, Mido, Nomos,
Oris, addirittura ci sono le repliche degli orologi custom, Artisan de Genève e via dicendo. Quindi, signori, chi vuol fare da sé, mi raccomando, abbiate sempre un occhio molto attento, perché è veramente un mondo di lupi dove gira il denaro. Ci sono persone che pensano di poter lucrare a due soldi. Non crediate a Babbo Natale e affidatevi a professionisti. Comprate sempre con tutte le garanzie, sia fiscali che dell'orologio, dichiarate e da persone serie. Io vi ringrazio per l'ascolto, se vi è piaciuto mettete un like e alla prossima. Ciao da Stefano.